Quali sono i paesi più simili all'Italia dal punto di vista storico, culturale, etnico e linguistico? Partiamo dall'America, che anche se può sembrare strano, è il continente con più italiani, anche più dell'Europa, nel senso che qui troviamo 80 milioni di persone che hanno origini italiane. In Europa, anche se consideriamo l'Italia, sono solo 70 milioni. Infatti in paesi come l'Argentina, l'Uruguay, il Paraguay, più o meno una persona su due è italiana d'origine. Un esempio, infatti, è Lionel Messi. Il suo trisnonno era probabilmente di Recanati, proprio come Leopardi. Questo è davvero rilevante. È come se in Italia una persona su due fosse originaria di un altro paese, però dall'altra parte del mondo, come ad esempio la Thailandia. Ovviamente, molte persone in Italia si sentirebbero un po' thailandesi. E infatti è parzialmente così per moltissime persone in Sud America. La prima città italiana del mondo non è nemmeno in Italia, perché a Sao Paulo, in Brasile, ben 5 milioni di persone hanno origine italiana. Molto più di Roma, Milano, Napoli. Il Brasile, infatti, è il paese con più persone di origine italiana al mondo. Si parla di ben 30 milioni di italo-brasiliani. Praticamente più di metà dell'Italia. E uno può pensare, ma perché così tanti italiani migrarono in America? Oggi, insomma, l'America Latina è più povera dell'Italia. Ma qualche secolo fa non era assolutamente così. In Italia davvero si faceva la fame. Mentre in Argentina, in Brasile, in Venezuela si guadagnava e quindi si viveva bene. Dunque, semplicemente per sfuggire alla miseria, milioni di italiani emigravano in cerca di un futuro migliore. Poi comunque va detto che questi paesi erano molto simili all'Italia già prima del nostro arrivo. In quasi tutti si parla spagnolo, oppure in Brasile portoghese, che sono lingue latine, molto simili al nostro italiano. In più, anche se oggi fregherebbe a molti meno italiani, questi paesi sono tutti a maggioranza cattolica, quindi seguono il Papa. Comunque c'è da dire che un numero minore di italiani scelse l'America del Nord invece che quella del Sud, che come sappiamo è anglofona, quindi parla inglese, ed è prevalentemente protestante. Non a caso anche gli Stati Uniti, specialmente nel nord-est, sono estremamente italiani. La città più ricca del mondo, New York, e gli stati del Connecticut, Rhode Island e New Jersey hanno come primo gruppo etnico gli italo-americani. Non a caso, ogni anno l'Empire State Building si illumina di rosso, verde e bianco, proprio per simboleggiare il forte legame sanguigno e culturale dei newyorkesi con il bel paese. Purtroppo bisogna anche dire che qui in Nord America i nostri connazionali furono pesantemente discriminati, cosa che avvenne molto meno invece nell'America Latina. Ad esempio, in questo giornale americano, gli italiani venivano rappresentati come topi mafiosi che volevano entrare in America. Gli italiani comunque emigrarono anche in Africa, specialmente in tutti quei territori che furono colonie italiane. Poi se ne andarono in maniera obbligata quasi tutti. Però, nonostante le discriminazioni che noi, come tutti gli altri colonizzatori, abbiamo commesso quando questi territori erano sotto il nostro dominio, qui è rimasta un minimo di italianità. Su tutte, forse l'Eritrea, che è anche la prima colonia del Regno d'Italia, è quella più italiana. Il centro di Asmara, la capitale, è ricco di monumenti costruiti proprio da noi. Sempre ad Asmara la nostra lingua, anche se in decadenza, è ancora parlata da una percentuale significativa degli abitanti. E la lingua locale, il tigrino, è ricca di italianismi, quindi di parole prese in prestito dall'italiano. Questo è decisamente meno vero nella vicina Etiopia, con cui tra l'altro l'Eritrea ha fatto la guerra di recente e infatti gli eritrei sono obbligati a farsi una leva militare lunghissima perché la piccola Eritrea deve difendersi da un potenziale attacco dell'immensa Etiopia e quindi ha bisogno di quanti più militari possibili. Comunque, l'Etiopia fu nostra colonia solo dal 1936 al 1941, perché quando provammo a prenderla 40 anni prima, nel 1896, perdemmo malamente, ma proprio malamente, nonostante loro fossero con arco e frecce e noi con i fucili. E proprio questa vittoria contro gli italiani ad Adua è uno degli eventi più sentiti
e che più unisce questo paese così diverso al suo interno. Voglio dire, ci sono 86 lingue, tutte diverse tra loro qui in Etiopia. Diverse per davvero, non come i nostri dialetti. Sono differenze paragonabili a quelle tra l'italiano e l'arabo. Fatto sta che comunque in Etiopia la lingua ufficiale, l'amarico, ha qualche influenza italiana. Per esempio, loro dicono calcio e non football o simili come tutto il resto del mondo, ma anche cucina, motore, tubo e molte altre parole italiane. L'altra nostra ex colonia, qui sul Corno d'Africa, invece è probabilmente lo stato più omogeneo di tutta l'Africa sotto il deserto del Sahara. In Somalia, infatti, sono tutti somali, parlano somalo e sono pure tutti musulmani. Quindi, non lo so, il paese funzionerà benissimo sicuramente. Problemi etnici non ne possono avere. No, in realtà è uno degli stati più in difficoltà dell'intera Africa. Questo perché, anche se sono tutti estremamente simili, soprattutto per gli standard africani, i somali sono divisi in famiglie allargate, in clan, che spesso e volentieri si fanno la guerra tra di loro. Non a caso il paese è in guerra civile quasi ininterrotta dal 1991 e il governo centrale di Mogadiscio non ha potere in vaste aree del paese. L'italiano in questo contesto così complicato rimase lingua ufficiale fino al 1967, perché la Somalia fu l'unica colonia che rimase sotto Roma anche dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. E infatti fino al 1981 la maggior parte dei corsi dell'Università di Mogadiscio erano proprio nella lingua di Dante. Sempre qui nella capitale somala c'erano anche alcuni monumenti costruiti proprio da noi. Poi però la guerra civile spazzò via sia i monumenti che la lingua italiana. Ora in Somalia la situazione è talmente tragica che solo un bambino su 10 va a scuola. Quindi figurarsi, si hanno il tempo di imparare lingue straniere che tutto sommato non sono nemmeno così importanti in un paese che linguisticamente è omogeneo, come abbiamo detto. Tutti parlano somalo. Per l'Italia comunque quest'influenza culturale sugli stati del Corno d'Africa potrebbe essere estremamente utile, perché loro sono collocati proprio davanti allo stretto di Bab el-Mandeb, che è subito dopo il canale di Suez, e da qui passa il 40% del traffico commerciale italiano. In pratica, se chiudono questo porto, poco meno della metà di tutta la roba che compriamo non arriva in Italia. Pensate a tutti i prodotti fatti in Cina. La stragrande maggioranza di questi passa proprio per di qua. Sarebbe bellissimo quindi che questi stati fossero alleati fedeli e che difendessero i nostri interessi, cosa che ad oggi non succede più di tanto. Passiamo quindi ad un altro stato davvero fondamentale per l'Italia, che infatti guarda caso è stato a sua volta nostra colonia, la Libia. Avere una buona relazione con i libici ci aiuta sia per l'approvvigionamento energetico che per la gestione dei flussi migratori. Purtroppo però, durante il periodo coloniale non trattammo benissimo il popolo libico, per usare un eufemismo, che tutto sommato abbiamo inventato noi. Infatti il nome Libia è stato scelto proprio dagli italiani. Prima qui c'erano due regioni separate dell'impero ottomano, Cirenaica e Tripolitania, che avevano identità diverse e nessuno aveva mai pensato di unire. Anche per questo in Libia c'era davvero un astio nei nostri confronti. Lì ogni anno si celebrava il giorno della vendetta, per commemorare quando tutti gli italiani furono espulsi dal paese e privati di tutte le loro proprietà in Libia. Però, fortunatamente direi, questa festa nazionale fu trasformata in giornata dell'amicizia nel 2008, quando l'Italia di Berlusconi fu la prima potenza coloniale a scusarsi con una sua ex colonia. Oltre a ciò, l'Italia propose anche di pagare annualmente 250 milioni alla Libia in cambio di maggiore controllo dei migranti e alcuni investimenti nel bel paese. Quindi insomma la Libia, che in quel momento era lo stato più ricco di tutta l'Africa in termini di PIL pro capite, e sicuramente anche uno dei più rilevanti, vedeva nell'Italia il suo punto di riferimento in Europa. Poi però, nel 2011, il regime di Gheddafi cade, per volere principalmente inglese e francese. E noi italiani dobbiamo unirci addirittura a questa coalizione e bombardare il suolo libico per evitare che vengano tirate giù le preziosissime infrastrutture dell'ENI. E quindi da quel momento, anche se sono passati molti anni, la Libia è ancora nel caos più totale. E ci sono due governi,
Quello di Bengasi, che ha come riferimento la Russia, e l'altro di Tripoli, che guarda ad Ankara, alla Turchia, non più a Roma. Almeno riusciamo a rimanere il loro primo partner commerciale. E in più il cane a 6 zampe dell'ente nazionale idrocarburi continua ad estrarre ingenti quantità di petrolio nel territorio che fu la nostra quarta sponda nel Mediterraneo. In realtà comunque per l'Italia l'intera regione del Nord Africa è cruciale, già solo perché, essendo vicinissimo a noi, se succedono trambusti lì, ne vediamo gli effetti subito anche qui. Non a caso, infatti, abbiamo ottimi rapporti con tutti i paesi nordafricani. Partendo da ovest, troviamo il Marocco, che è uno degli stati africani più noti qui in Italia, anche per via del quasi 500.000 di cittadini marocchini sul suolo italiano. Quello che molti non sanno, però, è che c'è anche un discreto numero di italiani che emigrarono in Marocco nel corso dei secoli. Ad esempio, Little Italy non c'è solo a New York, ma anche a Casablanca. Più ad est invece c'è l'Algeria, che ci vuole abbastanza bene perché quando loro combattevano contro i francesi per diventare indipendenti, noi eravamo apertamente dalla loro parte, nonostante i francesi fossero nostri alleati nella NATO. Tant'è che oggi l'Algeria è ben contenta di essere uno dei nostri primi partner commerciali per l'approvvigionamento energetico. Perché, nelle parole del primo ministro algerino, l'Italia è l'unico paese che ci è rimasto accanto nei momenti difficili. Poi, subito ad est, c'è la piccola Tunisia, che guarda da decenni ormai la televisione italiana. Che prende anche lì, proprio perché la Tunisia è il paese africano più vicino all'Italia in assoluto. Non a caso, c'è una consistente comunità tunisina nello stivale. In più i tunisini sono il secondo popolo che mangia più pasta in assoluto, dopo ovviamente noi italiani. Infine, per terminare, c'è l'Egitto, che è uno dei pochissimi paesi non occidentali in cui noi italiani adoriamo andare in vacanza. E anche qui noi abbiamo interessi economici importantissimi. Infatti siamo il primo partner commerciale dell'Egitto in Europa. E poi questo paese è il detentore del canale di Suez. Quindi, come ho detto prima, bisogna davvero tenerselo stretto, perché se no la nostra economia salta. Bisogna dire anche che i bagni di questi paesi sono tutti un po' italiani, perché qui nei paesi arabi c'è sempre una piccola doccetta vicino al bagno per pulirsi che può ricordare il nostro tanto amato bidet, che all'estero raramente si trova. Un'altra regione in cui il bidet non c'è, però senza dubbio è lo stesso un po' italiana ed è anche estremamente importante per l'Italia, sono i Balcani. E infatti qui è pieno di città con architettura italiana. Le maggiori città balcaniche hanno anche quasi sempre una traduzione in italiano, proprio perché noi italiani le abbiamo sempre nominate nel corso della storia. Un esempio lampante è la città di Durazzo, oppure Durres in lingua locale, con le sue torri veneziane. Città poi che è anche nel paese più italiano dei Balcani, e forse anche il più italiano in assoluto tra i paesi che non sono latini, l'Albania. Il paese delle aquile è senza dubbio quello in cui più persone in percentuale parlano l'italiano, escludendo, l'Italia e, per essere precisi, anche San Marino e il Vaticano. Comunque, circa un albanese su 2 conosce la lingua di Dante, perché anzitutto, qui, proprio come in Tunisia, si guarda la televisione italiana, e poi storicamente l'Albania ha sempre visto nell'Italia il suo punto di riferimento, il grande paese più affine a se stessa. Quando gli albanesi erano ancora sotto l'impero ottomano e scrivono alle grandi potenze europee per provare a ottenere l'indipendenza, usano ovviamente l'italiano. Di fatto poi l'Italia, assieme all'Austria-Ungheria, sarà uno dei paesi più favorevoli ad un'Albania indipendente nel 1912. E questo rapporto è ancora vivo. Ad esempio la nazionale di calcio albanese comunica in italiano, visto che tanti giocatori sono nati e cresciuti in Italia e molti di quelli cresciuti in Albania sono comunque capaci di parlare italiano. Dunque questo popolo, che è davvero unico, visto che l'albanese fa parte di una famiglia linguistica a sé stante, in generale ci rispetta davvero tantissimo e ci vuole proprio bene. Quindi, di conseguenza,
ci vogliono bene anche gli abitanti del Kosovo, che sono in maggioranza albanesi. Questo paese però è considerato da molti una regione della Serbia. Infatti il Kosovo non è un membro delle Nazioni Unite. L'Italia però ne sostiene l'indipendenza e fa anche di più, perché circa 1500 soldati italiani sono attualmente in Kosovo per, cito, mantenere l'ordine pubblico e la stabilità. In pratica, insieme a soldati di altre nazioni, dicono alla Serbia: oh, guarda che il Kosovo tu non lo tocchi, non lo puoi invadere. Quindi ai serbi non dovremmo stare molto simpatici, visto che siamo tra i paesi al mondo che più difendono il Kosovo. Ma in realtà non è così. Nel senso che noi, tutto sommato, stiamo provando anche a fare da mediatori e a trovare una soluzione efficace per entrambi i paesi. E questo la Serbia lo sa. In più noi siamo uno degli stati che sta spingendo di più per far sì che la Serbia entri nell'Unione Europea. Non a caso, durante il Covid, ben 4 milioni di mascherine, 4 milioni di guanti e 100.000 tute sono state donate all'Italia dai serbi. Sempre nei Balcani, poi, dobbiamo parlare di un popolo molto simile a quello appena menzionato, i croati. La relazione con loro è un po' più complicata. Anche se l'Italia è comunque il paese in cui la Croazia esporta più merci, le contese territoriali con i croati sono da sempre presenti, perché sia noi che loro abbiamo sempre voluto l'Istria e la Dalmazia. Due regioni in cui la popolazione è stata per secoli un po' italiana e un po' croata. Di fatto noi ci comportammo in maniera spregevole quando queste terre erano nostre e loro fecero lo stesso con noi dopo averle riconquistate. Per fortuna comunque oggi i croati riconoscono le minoranze italiane in Istria e le discriminazioni sono sempre meno e quindi di conseguenza i rapporti tra i due stati vanno sempre migliorando. Chissà, magari in futuro ci potrà essere un referendum in queste aree e gli abitanti potranno finalmente decidere se vogliono stare in Italia o in Croazia. Più a nord invece abbiamo la Slovenia, uno stato che confina con l'Italia e che non a caso è infatti il paese dell'Unione Europea con la percentuale più alta di persone che parlano italiano. Uno sloveno su 10 capisce la nostra lingua. È tanto. Anche qui, però, comunque, gli sloveni ci ricordano di quando hanno combattuto contro di noi, sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Si ricordano quindi di quando gli italiani tentarono di italianizzare svariate città slovene, come la tristemente nota Caporetto, dove nella prima guerra mondiale gli sloveni, assieme agli altri sudditi dell'impero austro-ungarico e i tedeschi, ci hanno inflitto una delle peggiori sconfitte della nostra storia. Si ricordano però anche che alla fine gli italiani li hanno ributtati indietro, liberando Trento e soprattutto Trieste, città che gli sloveni tuttora vorrebbero a disposizione di Lubiana. Come in Croazia però, le nuove generazioni ormai sono più distanti da questi fatti e dunque ora l'Italia e la Slovenia hanno una buona relazione. Nonostante la città del vento, che fu il porto più importante dell'impero austro-ungarico, sia ora saldamente fedele a Roma. Poi più a sud c'è questo stato che ogni anno festeggia la vittoria contro gli italiani, che anche qui volevano opprimere la popolazione. Ma che nonostante ciò, alla fine non ci odia così tanto, anzi, forse anche ci ama. Sto parlando della Grecia, paese con cui condividiamo moltissimo dal punto di vista storico. È fin dai tempi dell'impero romano che Grecia e Italia si influenzano a vicenda e hanno una relazione privilegiata. In più, anche in Grecia si esce di casa dei genitori sempre più tardi, la tradizione culinaria è quasi una religione, la storia è ovunque e purtroppo il debito pubblico è alle stelle. Poi c'è la Bosnia-Erzegovina, che è un po' una terra di mezzo, nel senso che nel corso della storia è stata associata sia al mondo islamico che a quello slavo che a quello occidentale. Infatti anche oggi Sarajevo non sa se guardare alla Turchia o all'Arabia Saudita, medie potenze musulmane interessate a mettere piede nell'Adriatico mediante la Bosnia, oppure non sa se guardare alla Russia, che da sempre vuole un'influenza nei Balcani e vuole con sé tutti coloro che conversano in una lingua simile a quella di Tolstoi,
al russo, ai popoli slavi. La Bosnia però conosce bene anche l'Italia, l'Occidente, per via di relazioni secolari con la Serenissima, con il Regno di Napoli, con il Papato, con il Regno d'Italia e poi con l'odierna Repubblica Italiana. Infatti oggi il nostro paese è alla guida di un movimento chiamato Amici dei Balcani Occidentali. Forse il nome è un po' così, però l'obiettivo è nobile e anche molto strategico, nel senso che farebbe bene all'Italia. Questo movimento, infatti, vuole che la Bosnia-Erzegovina entri nell'Unione Europea. E questo all'Italia farebbe comodo, visto che noi commerciamo moltissimo con la Bosnia e visto che ogni anno circa 50.000 turisti italiani si recano nel paese. Il movimento vorrebbe quindi che i bosniaco-erzegovini scegliessero l'Occidente, magari proprio Roma, invece che Ankara, Mosca, Riyadh o Pechino. Infine c'è il Montenegro, che è un paese bebè, nel senso che esiste solo dal 2008. Anche qui, come in tutti i Balcani, specialmente se occidentali, la cultura italiana è conosciuta e apprezzata. Ad esempio, nella piazza centrale di Podgorica, la capitale del Montenegro, c'è un bar-ristorante che si chiama Sicilia. È rilevante. Pensate se davanti al Colosseo, oppure al Duomo di Milano, ci fosse un grandissimo ristorante tedesco. Insomma, ciò farebbe sicuramente capire che a noi italiani quella cultura, quel modo di vivere, quella cucina piace. Il ristorante tedesco poi da noi non c'è, però senza dubbio la relazione con la Germania è una delle più importanti che abbiamo e anche se in apparenza abbiamo poco in comune con i tedeschi, in realtà siamo abbastanza simili. Le nostre lingue sono molto diverse, la loro è germanica, la nostra è latina, così come i nostri climi. Da noi fa relativamente caldo, da loro fa freddo. Poi la cucina direi che è molto molto diversa, per non essere offensivi. Scavando un po' più a fondo però, troviamo svariate similitudini tra noi e la Germania, perché anche lì c'è una lingua comune standard, il tedesco, che come l'italiano non si parla in giro per il mondo ma solo in Europa, visto che anche la Germania, proprio come l'Italia, si unificò tardi e quindi non riuscì a colonizzare e a esportare così la sua lingua. Infatti anche in Germania la popolazione si ritiene molto eterogenea. Anche lì, quelli del nord, del centro e del sud si ritengono molto diversi e a volte anche un po' si odiano e si scannano, come succede anche qui. In più va ricordato che sia la Germania che l'Italia persero la seconda guerra mondiale. Finirono in miseria, ma poi risorsero gloriosamente come vere e proprie fenici. Infatti anche oggi Germania e Italia sono rispettivamente la prima e la seconda manifattura d'Europa, superando senza problemi gli altri stati europei che la guerra invece l'avevano vinta. Ricordiamoci poi anche che la Germania è il paese europeo con più italiani dopo l'Italia. Ci sono ben 800.000 cittadini della nostra Repubblica sul suolo teutonico. In più, se noi abbiamo Roma, il Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia, è solo grazie ai tedeschi, che hanno dato una bastonata prima agli austriaci, che controllavano il nord-est, e poi ai francesi, che invece difendevano il Papa nella capitale. Proprio grazie a queste bastonate, infatti, noi abbiamo avuto la forza di prenderci questi territori. Un'altra alleanza invece meno piacevole da ricordare con i tedeschi è quella avvenuta nella seconda guerra mondiale, visto che abbiamo combattuto insieme dal lato che poi passerà alla storia come quello dei cattivi. Alleanza che facemmo insieme ad un altro paese che, anche se sembra totalmente un'altra cosa, è un po' italiano: il Giappone. Il paese del Sol Levante e lo Stivale si conoscono da secoli. La prima spedizione giapponese in Europa arriva proprio a Roma, mentre uno dei luoghi più menzionati da Marco Polo è proprio l'isola di Cipango, che è il nome che veniva usato per il Giappone all'epoca. Aggiungiamo poi che Super Mario, uno dei personaggi più famosi della storia dei videogiochi, è ovviamente italiano, però lo ha realizzato e pensato uno sviluppatore giapponese. Infine, come noi e i tedeschi, anche i nipponici non riuscirono mai a esportare la loro lingua, che si parla praticamente solo in Giappone. Però ciò li rese unici,
e non a caso la cultura giapponese è tra le più apprezzate al mondo. Qui in Italia, infatti, è strapieno di persone che adorano gli anime, i manga e il sushi e che sognano di viaggiare nell'arcipelago nipponico. Quest'amore però è ricambiato. Infatti, come emerge dai sondaggi, l'Italia è il paese europeo che i giapponesi vorrebbero visitare di più e uno dei cibi stranieri preferiti dei giapponesi è proprio quello italiano. Oggi mi fermo al Giappone, però bisogna dire che comunque il nostro paese, essendo indiscutibilmente culla della civiltà, può notare un pizzico di italianità praticamente ovunque e potrei parlare dei nostri legami con tutti gli stati del mondo. Quindi dipende da voi. Se questo video raggiunge 30.000 mi piace, uscirà una terza parte in cui discuteremo di molti altri paesi parzialmente italiani. Poi una marea di voi mi ha chiesto di pubblicare più frequentemente, però per creare contenuti come questo ci vogliono centinaia e centinaia di ore. E YouTube purtroppo non è ancora il mio lavoro a tempo pieno. Però se molti di voi si iscrivessero al canale, potrebbe diventarlo. Quindi se vuoi vedere più video, iscriviti, così che io abbia molto più tempo per farne e vi prometto che ne usciranno di più. In descrizione vi lascio tutte le fonti per approfondire. Te lo prometto, ci rivedremo il prima possibile al prossimo video.